Un'altra cosa, un altro ostacolo è stato la poca preparazione, cioè non eravamo preparati a quell'evento e siamo arrivati disorganizzati, veramente disorganizzati. Abbiamo iniziato quel giorno, praticamente ci mancava tutto, perché naturalmente le lasagne noi, cioè con il concetto italiano la lasagna te la fai, non è che vai a comprare la lasagna fatta, quindi ci siamo messi di notte dopo il lavoro a preparare la lasagna in casa e niente, praticamente pasta fresca, ragù, eccetera, siamo stati tutti preparati, non avevamo niente per far sedere fuori le persone, cioè abbiamo imparato sbagliando. Esatto. Cioè abbiamo veramente imparato sbagliando. Non c'è un manuale di come che devi portare, come devi fare, e anche la prima volta, sa, lei ha avuto un negozio in Italia e tutto, però questa era la prima volta qua in America, tutto diverso, dove comprare tutto, stavamo imparando. Quindi cioè, diciamo, l'organizzazione è fondamentale, quindi nel momento in cui si decide di aprire bisogna essere organizzati. Noi eravamo talmente contenti di aver avuto questa occasione di cominciare con questo evento che ci dovevano essere 6 miliardi di persone, alla fine c'erano persone, ma erano tutti, naturalmente era la festa dei messicani, tutti i messicani, c'era un food truck di tacos e si sono tutti riversati verso questo qua che tra le altre cose era conosciuto, vendeva a pochissimo e aveva la fila di persone e quindi naturalmente non potevamo competere con lui, ma c'erano altri 20 food truck, sì, cioè no, anche questa è stata la difficoltà, cioè vero, cioè c'erano la gente che non voleva mangiare il taco, ok, può andare in un altro posto, chissà, maybe loro possono andare a noi, però che succede? C'erano 20-30 food truck, c'era troppi food truck, troppa competenza, e tanto è vero che molti non si sono presentati neanche il giorno dopo perché veramente era inutile. Chi viene a mangiare la lasagna, se sei messicano vai a mangiare il tacos, cioè, ma non perché il messicano mangia la lasagna, ma perché era la loro festa, è come se io da italiana vado a una festa di italiani e mi vado a mangiare il tacos, mentre ci sono 10.000 posti e magari si fa la pizza, la pasta, cioè dai, la realtà è che uno si riversa sempre di più a mangiare le cose che già conosce, come ho detto, o a mangiare qualcosa di tipico perché è una festa tipica messicana. Quindi questo è stato un ostacolo. Noi stiamo parlando più che altro dell'ostacolo dei primi giorni di lavoro, poi gli ostacoli in generale sono la conoscenza, l'organizzazione, quella è rimasta nel tempo e cioè è stata una cosa un po' prolungata, però il primo giorno, i primi 2 giorni che sono stati i giorni iniziali, l'input, questi sono stati gli ostacoli principali. Poi è arrivata una tempesta, ma non una tempesta a Miami, quando ci sono i temporali, non è il temporale, no, o piove tanto o non piove, e qua quando piove, quando ci sono i temporali, sono delle catastrofi naturali. Infatti è caduto tutto, praticamente si è allagato tutto, tant'è vero che chi è rimasto è Juan. Siamo gli unici food truck lì. Ecco. Niente, nessun altro. Noi cioè proprio duri, abbiamo detto no, noi non ce ne andiamo, a parte che abbiamo pagato una cifra per iniziare, per fare quell'evento, abbiamo pagato $1.200, vero? Sì. $1.200 per 2 giorni e no, non ce ne andiamo, anche perché dovevamo recuperare i soldi che avevamo speso, che non li abbiamo non dovevamo fare lo che avevamo speso. Ecco. Però il primo giorno un altro problema che abbiamo avuto, perché cioè, abbiamo iniziato con veramente tanti problemi che uno avrebbe, un altro senza palle, scusate la parola, avrebbe detto no, lascio perdere il primo giorno. Il nostro sistema di pagamento, che era Clover, il primo giorno non ha funzionato, abbiamo accettato tipo 3 pagamenti ed erano offline, quindi
Abbiamo venduto di mangiare senza soldi, senza ricevere soldi. Sì, perché alla fine non era, cioè, l'abbiamo saputo dopo, non nel momento della transazione, non si immagina. Io mi sono accorta che c'era qualcosa che non andava e gli ho detto abbiamo venduto fino adesso e non abbiamo incassato niente. Abbiamo cercato di recuperare quei soldi, ma va bene, non dico il nome della banca, e non ha risposto come doveva rispondere, alla fine non ci è andato niente, ci è andato poco, non mi ricordo. Non hanno aiutato, cioè, sì. Prima ti aiutano per loro fare soldi, per tu pagare, iniziare, tutto quello. Molto. Però dopo, quando tu hai un problema, te lasciano perdere. Esattamente. Quando devono vendere, quando devono fare il contratto, sono tutti bravi. Quando poi devono continuare, mi dispiace, ma è così. E questo mi è successo, ma poi ve lo spiegherò. E quando poi ci devono essere davvero, non ci sono. Soprattutto il sabato e la domenica, qua muore. Cioè, praticamente potete anche morire che nessuno vi assiste. Quindi lasciamo perdere questa cosa, ma mi sale proprio... la carogna, ecco, mi sa la carogna, poi comincio a incazzarmi, ok, quindi meglio lasciamo perdere. E Clover, il tempo, troppi futta, troppa competenza, questi sono stati i contrattempi del primo giorno, i primi 2 giorni di lavoro, che erano quelli input importanti che però purtroppo sono andati, lasciamo stare. Allora ragazzi, poi la terza cosa è perché abbiamo cambiato il menù. Naturalmente perché abbiamo capito, come vi abbiamo detto, che le lasagne non erano un cibo da strada e da food truck. E cosa è successo? Che un giorno stavo dormendo, giuro, ho fatto un sogno e ho sognato che c'era Michael, mio figlio, che c'era Juan e un nostro amico Luis, che lo saluto, che lo salutiamo tutti e due. E fuori dal food truck c'era montato un grosso forno, mi ricordo ancora com'era, bianco e rosso, e che loro stavano facendo le pizze e io alla cassa con una fila di persone, hai capito, che stavano aspettando la pizza. E mi sono svegliata, ho chiamato Juan e gli ho detto dobbiamo fare le pizze, cioè te lo giuro, mi sento che dobbiamo fare le pizze. Lui non ha aspettato neanche un secondo, è andato online, si è guardato i forni che c'erano e ha scelto un forno e l'ha comprato. Sì, perché io è il nostro forno eccezionale. Sì, perché io con la tecnologia per cercare tutto online sono buono. Se lei mi ha detto quello, io ho cominciato a cercare. Io ho cominciato a cercare. Io ho trovato uno prima che era buono, bellissimo, però era troppo soldi. Ho trovato un secondo forno come a $250. L'abbiamo preso. Quando è arrivato eravamo super contenti. Dopo cosa è successo? Che abbiamo conosciuto 2 ragazzi, Ale e Marco, che salutiamo, ciao, e loro ci hanno detto dopo un paio di mesi: ragazzi, noi chiudiamo, non facevano le piadine, si chiama Piadina, e volevano vendere il loro trailer e ci hanno chiesto se conoscevamo qualcuno e io gli ho detto sì, conosco noi. Che alla fine con il forno nuovo sì, era bello, la gente, se vendiamo un po' di più, però aún mancava di spazio, non era sufficiente lo spazio che avevamo, non avevamo spazio donde mettere l'impasto, donde fare la preparazione, era un po', mancava qualcosa. Allora niente, praticamente gli abbiamo detto a Marco e ad Ale che l'avremmo preso noi e quello ci ha dato l'input per aggiungere gli hamburger, perché loro la piastra che usavano per la piadina abbiamo incominciato a usare per fare degli hamburger. Quindi vendevamo pizza, hamburger, abbiamo aggiunto la friggitrice, patatine fritte, poi abbiamo aggiunto altre cose, abbiamo aggiunto delle empanada, dei tequeños che sono comunque non sono italiani, però noi abbiamo un sacco di clienti che sono latini, americani naturalmente. La carne che abbiamo trovato era Angus, che è una carne di qualità. Abbiamo cominciato con quello, con l'hamburger, la pizza, dopo abbiamo cominciato con la patatina per accompagnare l'hamburger e lì la gente ha cominciato a venire di brutto. Alla fine quello era un sogno realizzato.
quello era come un sonno fatto. Che cazzo è? Un sogno realizzato. Vai. E quello era semplicemente un sogno realizzato. Dale. Ripetilo. Dale. Dale. Okay. Quello era semplicemente un sogno realizzato. Un sogno, nel sogno.